I teatri, l'altro volto del carnevale veneziano. Il teatro La Fenice è la quintessenza della vita di palcoscenico veneziana, con i suoi ingressi sull'acqua, la sontuosità, le decorazioni, ma soprattutto con quanto vi è avvenuto e con quanti vi si sono esibiti nel corso della storia, rappresenta la migliore idea di cultura e di mondanità, che dal passato di Venezia finisce per riflettersi direttamente e magnificamente fino al suo presente. Il primo teatro veneziano fu costruito in legno nel 1565 da Andrea Palladio. Fino ad allora la ricca vita teatrale veneziana avveniva nei saloni e nei cortili di palazzi o di conventi. Pochi anni più tardi fu eretto a San Cassiano il primo teatro in pietra. Entro breve tempo i teatri veneziani divennero 7 e presero il nome della parrocchia sulla quale sorgevano. All'inizio i teatri non ebbero vita facile. Tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento il Consiglio dei Dieci arrivò infatti a chiuderli con esplicito riferimento alla loro licenziosità. Ma Venezia è pur sempre Venezia e nulla di ciò che riguardi le follie d'amore può rimanere confinato a lungo. Ben presto i teatri riaprirono, ma rimasero dei luoghi assolutamente dissoluti. A tale scopo le autorità, ad un certo punto, proibirono la chiusura delle porte dei palchetti per quanto vi avveniva. A tale scopo le donne sposate vi si recavano mascherate per legge, mentre per legge le ragazze da marito dovevano invece assistere agli spettacoli a volto scoperto. Ma i teatri veneziani furono anche luoghi di sperimentazione e di rivoluzione copernicana rispetto all'idea stessa di spettacolo. Fu proprio nel teatro di San Cassiano che durante il Carnevale del 1637 avvenne per la prima volta al mondo la rappresentazione di un'opera musicale alla quale fu ammesso ad assistere un pubblico pagante. L'Andromeda di Francesco Manelli. Una rivoluzione che cambiò per sempre il concetto stesso di composizione. Da quel momento in poi, infatti, chi scriveva musica non dovette più misurarsi con i gusti di un mecenate, ma con quelli del pubblico. Ed ecco che da un teatro veneziano del primo Seicento al Festival di Sanremo, con tutto ciò che ne deve conseguire, la linea è incredibilmente diretta, perché la modernità della musica è nata qui, 400 anni fa. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.